Salve a tutti e bentornati nella mia cucina. Oggi vedremo come preparare la crème brûlée, un dolce molto antico, risale infatti alla fine del 1600, di origini francesi. È una crema morbida che in superficie presenta un sottile strato di caramello croccante e dorato. La traduzione letterale infatti vuol dire crema bruciata, conferita proprio da questo colore del caramello. È un dolce al cucchiaio molto raffinato, ma allo stesso tempo di facile esecuzione, che si prepara con pochi ingredienti. Infatti ci occorreranno della panna, tuorli d'uovo e zucchero che aromatizzeremo con della vaniglia, ma vediamo nello specifico quali sono le dosi di questi ingredienti. Per 4 porzioni occorrono 500 g di panna, 90 g di tuorli d'uovo, 100 g di zucchero semolato, un baccello di vaniglia e in più 70 g d'acqua e altri 70 g di zucchero per il caramello, oppure potremmo utilizzare 3-4 cucchiai di zucchero di canna che poi bruceremo con il cannello. Cominciamo a preparare il composto per la crème brûlée, che una volta pronto andrà distribuito in delle cocottine di porcellana oppure in delle pirofile e cotto in forno. Quindi cominciamo a dividere gli albumi dai tuorli. Una volta che avremo recuperato i 90 g di tuorlo che ci necessitano, mescoliamo e aggiungiamo lo zucchero. Dobbiamo prestare molta attenzione a non incorporare aria, altrimenti ci ritroveremo una crema piena di bolle. Aromatizziamo il composto di uova e zucchero con la vaniglia, che recuperiamo tagliando il baccello a metà, e mettiamo il baccello in una casseruola nella quale aggiungeremo la panna, che porteremo a una temperatura massima di 90 gradi. Dovrà appena sfiorare il bollore. Diamo una rapida mescolata per distribuire bene i semini e nel frattempo che la panna arriva a temperatura ci prepariamo gli stampi. Io utilizzerò una pirofila e una cocottina per vedere i due procedimenti per realizzare la crosticina, una con il caramello e l'altra con lo zucchero di canna. La panna sta per arrivare a bollore, quindi è pronta, spegniamo e la uniamo al composto di uova e zucchero. Mescoliamo, la uniamo tutta, eliminando il baccello di vaniglia. Il composto è pronto, quindi lo possiamo trasferire negli stampi. È consigliabile però sempre filtrarlo per eliminare eventuali impurità. A questo punto possiamo cuocere la crema. La cottura deve avvenire in forno e deve essere una cottura dolce, per evitare che una rapida coagulazione delle proteine possa creare delle antistetiche bolle. Abbiamo due opzioni per cuocere la crema nel forno: o col metodo tradizionale a bagnomaria, sistemando la pirofila in una teglia più grande contenente acqua calda, cuocendola poi a 140-150 gradi per circa 50 minuti, oppure a secco, cuocendo la crema ad una temperatura più bassa, intorno ai 100 gradi, e allungando di poco i tempi di cottura, che saranno di circa un'ora. Io preferisco la cottura a secco perché mi dà comunque buoni risultati e allo stesso tempo mi evita il disagio di dover gestire poi una teglia piena d'acqua calda. Trascorso il tempo di cottura, verifichiamo se la crema è cotta, quindi la estraiamo dal forno. Dovrà risultare ferma e scuotendola appena si dovrà percepire un leggero tremolio, quindi la possiamo togliere. Lasciamo raffreddare la crema e la trasferiamo poi in frigorifero, dove dovrà rimanere per almeno 3-4 ore, in modo che possa rassodarsi e raffreddarsi completamente. L'ideale sarebbe prepararla il giorno prima. Poco prima di servire la crème brûlée prepariamo il caramello, quindi versiamo in un polsonetto di rame o in una casseruola dal doppio fondo l'acqua, lo zucchero e li lasciamo cuocere. Una volta che il caramello avrà assunto un colore biondo scuro ed avrà raggiunto i 175 gradi, lo versiamo sulla superficie della crema e lo distribuiamo in modo da creare uno strato sottile. In alternativa possiamo cospargere la superficie della crema con dello zucchero di canna e bruciarlo poi con un cannello a gas. Una volta che il caramello si è solidificato, possiamo servire la crème brûlée. La crema dovrà avere una consistenza morbida e il caramello dovrà avere un aspetto vetroso e una consistenza molto croccante. Come si è visto, la preparazione del caramello non è poi così laboriosa. L'unico accorgimento da tenere presente è quello di utilizzare il caramello quando è ancora molto bollente, di versarlo sulla superficie della crema e distribuirlo velocemente, altrimenti rischiamo di creare uno strato di caramello troppo spesso, che poi sarebbe fastidioso al palato. Se si vuole, si può aromatizzare il composto con del liquore, che potrebbe essere il Grand Marnier o del rum.
Data la totale assenza di frumento, è una ricetta indicata anche a chi soffre intolleranza al glutine. Un saluto da Sonia e vi aspetto per i miei prossimi video.